Me lo avete chiesto in tantissimi, è giunta l'ora di parlare dei file RAW in GIMP. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi finalmente parleremo dei file RAW e in particolar modo cosa sono i file RAW, quali sono i principali vantaggi e svantaggi rispetto ad un formato comune come può essere ad esempio il JPEG o il PNG e soprattutto come possono essere trattati dal nostro programma GIMP. Quindi condividiamo subito il nostro desktop, il nostro programma di grafica GIMP, link in descrizione per il download. Allora, cosa sono i file RAW? Iniziamo subito, entriamo subito nell'argomento. I file RAW, vedete, ho fatto questo piccolo file nel quale vi spiego esattamente le caratteristiche dei RAW. Allora il RAW in inglese significa grezzo integrale, cioè è un file, il file RAW si contraddistingue perché è un file che non è elaborato in nessuna maniera, cioè come il sensore della vostra fotocamera, principalmente le reflex ovviamente che sono di qualità più alta, come il vostro sensore rileva l'immagine, così voi la ritrovate nella vostra memoria del dispositivo, quindi senza scremature, senza elaborazioni, senza post produzioni di nessun tipo. Calcolate che quando le fotocamere vi creano il file JPEG o PNG o TIFF, quello che è, loro fanno una forte compressione con un'inevitabile perdita di dati, ed è un'elevata perdita di dati. Okay? Ogni file RAW ovviamente presenta le caratteristiche, essendo quindi integrale, essendo non lavorato, è come se è realmente grezzo, no? Nel senso che è meno bello da vedere, cioè rende meno, ha bisogno comunque per essere reso diciamo interessante, bello, sicuramente di una post produzione, quindi di una lavorazione che deve essere fatta o in maniera automatica o in maniera manuale con i programmi che noi sappiamo, quindi GIMP, e adesso vi farò vedere altri programmi che ci permettono di elaborarli. Allora, ovviamente ogni casa diciamo di macchine fotografiche, di dispositivi di acquisizione immagini hanno la loro estensione per quanto riguarda i file RAW, quindi ad esempio la Canon principalmente utilizza il CR2, quindi creerà dei file RAW.cr2, le Nikon.nef, Sony.rw. I principali vantaggi e svantaggi rispetto ovviamente a formati tipo JPEG o PNG. I principali vantaggi sono la qualità dell'immagine superiore. Attenzione, qualità significa non resa visiva, significa qualità, cioè quantità di immagini e di dati su cui lavorare per poi rendere un'immagine più bella. Maggiore controllo creativo, chiaramente avendo più dati è più possibile una lavorazione, quindi renderlo più interessante, avere un maggiore controllo su tutta la fotografia, quindi su tutti i dati disponibili, una migliore chiaramente gestione del colore e un maggior dettaglio, perché avendo più dati ha tutti i dati che il sensore ha catturato quando ha scattato l'immagine. Gli svantaggi quali sono? Un file RAW ha dimensioni dei file più grandi, cioè più informazioni significa più grande, quindi se un file JPEG normalmente magari un 5 mega, i file RAW arrivano anche a 25-30 mega, quindi indicativamente un 5-6 volte superiore. Quindi calcolate la compressione che fa la fotocamera quando va a creare un JPEG da un RAW. Richiede software di post produzione, come vi dicevo, quindi un file RAW in sé dice poco dal punto di vista della resa, dal punto di vista visivo, dice molto dal punto di vista della post produzione, di quello che potenzialmente può venire fuori, e una maggior complessità perché richiede appunto una lavorazione, quindi richiede uno sviluppo, diciamo, come possiamo considerarlo come un negativo di un'immagine, cioè a cui deve essere associata una lavorazione per rendere poi l'immagine bella da vedere. Ma andiamo a capire come GIMP tratta i file RAW. Io ho scaricato un file RAW, l'ho scaricato da rawsample.ch, vi metto il link qui sotto in descrizione, è un sito da cui si possono scaricare file per esercitarsi. Allora, GIMP non può trattare, non può aprire questo tipo di file. Se voi provate adesso, non avendo installato altri tipi di programmi, andate ad aprire un file RAW, lo andate a scaricare da rawsamples, un file per esempio NEF, e lo andate ad aprire, GIMP vi dice non posso aprire questo tipo di file perché non è supportato. Quindi GIMP non può trattare i file RAW. E allora voi mi dite, com'è possibile? Allora come posso fare? Ci vengono in aiuto dei plugin
sono dei veri e propri programmi di elaborazione di file RAW che funzionano da plugin, ma il bello è che sono dei veri e propri programmi, non sono proprio dei plugin, sono dei veri e propri programmi a sé stanti che possono essere utilizzati anche separatamente da GIMP, ma che se installati insieme a GIMP sul vostro computer, quando voi andate ad aprire un file RAW in GIMP, lui aprirà in automatico questo software come se fosse un plugin. Adesso vi faccio vedere. I due principali programmi che la fanno sicuramente da padrone per quanto riguarda l'elaborazione di file RAW sono questi due, e qui apro il mio browser di riferimento Chrome. Il primo si chiama RawTherapy, vi lascio sempre tutti i link in descrizione. RawTherapy al sito rawtherapy.com. Il secondo è Darktable, sono, sicuramente li avrete sentiti nominare, sono dei veri e propri programmi. Io li ho installati entrambi, differenze tra uno e l'altro, sono molto simili, ve lo dico già, quindi potete utilizzare indifferentemente l'uno o l'altro, a meno che non siate degli operatori del settore semiprofessionali o professionali. In quel caso ci possono essere delle differenze. Di solito RawTherapy permette di fare l'elaborazione un pelo più approfondite rispetto a Darktable, che ha magari un'interfaccia un po' più semplice e immediata, seppur simile comunque a quella di RawTherapy, però RawTherapy permette un'elaborazione un po' più flessibile sugli utenti avanzati. Io vi farò vedere RawTherapy, ma vi assicuro che Darktable è molto molto simile, quindi voi potete installare e provarli entrambi. Qui su rawtherapy.com andate ovviamente a scaricare la versione, vedete qui c'è scritto finestre o Windows, traduciamo in inglese, e vi scarica il file zip Darktable. Se andiamo su installarlo e andiamo su finestre o ovviamente Windows, andiamo a scaricare, vedete il file exe. È un file eseguibile, basta solo che lo avviate, lui vi installerà in questo caso Darktable, zip, andrete a decomprimere il file zip e andate a cliccare sul file exe di RawTherapy. Io li ho già installati, adesso vado ad aprire con il nostro GIMP un file RAW, quindi vado ad apri, recenti, e vado ad aprire questo file .nef. Vedete, è un file nef, quindi un file generato con una Nikon. Aprendolo con GIMP e avendo installato precedentemente uno di questi due programmi, vedete che io aprendolo in GIMP lui mi si apre in automatico questa interfaccia nuova, che non è altro che il programma RawTherapy. Perché mi si è aperto RawTherapy invece che Darktable? Dopo vi faccio vedere il perché. Welcome to the RawTherapy GIMP plugin. Vedete, pur essendo un programma a sé stante, quindi io posso aprire RawTherapy indipendentemente da GIMP. In questo caso prendo un RAW tramite GIMP, GIMP vi rileva il programma e ve lo apre. Una volta che avete finito l'editing, semplicemente chiudete RawTherapy e in automatico sarà caricata l'immagine, sarà importata l'immagine in GIMP. Quindi questo ci dice che noi possiamo fare tutte le modifiche che vogliamo in maniera avanzata, perché un file RAW permette modifiche avanzate alla nostra foto, e chiudendo l'immagine ce la caricherà in automatico come se fosse un vero e proprio plugin, perché è un plugin direttamente in GIMP. Quindi questo è RawTherapy, non è un tutorial su RawTherapy questo, ma solamente un file su come trattare i file RAW con GIMP. Se volete, e scrivetemelo nei commenti, vi posso fare un video magari più approfondito sulle funzionalità di RawTherapy. Qui vi indico quelle principali, faccio una panoramica veloce. Vedete RawTherapy 5.9. Tra l'altro ho aspettato un po' a fare, nonostante è da tempo che mi chiedete di trattare i file RAW, perché nelle ultime settimane ho visto che perché ho visto che i siti di RawTherapy e Darktable erano down, cioè non si riusciva a scaricare il software, quindi ogni tanto vanno down e io ho dovuto aspettare per editare il video. Allora in questo caso vedete abbiamo aperto la nostra immagine scattata con una Nikon e lo vedete da qua. Vedete qui in questo tasto di informazioni, vedete che siete scaricato con una Nikon D3X, quindi vi dà proprio, i file RAW vi danno anche un'informazione, vedete, particolare su le caratteristiche tecniche e la fotocamera con cui è stata installata e l'obiettivo. Quindi qui avete un istogramma,
vedete, del RGB ad esempio, avete varie possibilità di vedere come i colori e lo spettro diciamo dei colori come si dispongono lungo l'istogramma. Qui avete il navigatore, nel senso che se noi clicchiamo 2 volte sull'occhio ad esempio, vedete ci fa uno zoom qua e vedete che qui avete questo quadratino che noi andando a spostare ci sposta lo zoom. Clicchiamo 2 volte e ripristiniamo l'immagine. Qui abbiamo la posizione, vedete, la posizione e i valori RGB in questa finestra quando noi ci spostiamo, quindi di ogni pixel. Qui avremo la cronologia, vedete, foto caricata, e se io vado a fare delle modifiche avremo qui ogni modifica che io farò, quindi potremo tornare indietro senza distruggere la nostra foto e i passaggi precedenti, quindi faremo delle modifiche non distruttive. Questa finestra serve per quello. Qui ci sono le istantanee, sono le altre foto. Qui sopra in alto abbiamo un menu veloce, tra cui le informazioni come vi dicevo, tra cui la vista prima e il dopo, che è molto utile, perché vedete se io faccio così vado a vedere il prima e il dopo e posso chiudere l'anteprima, cioè posso chiudere, vedete, il prima in modo da vedere le mie risultanti del lavoro che faccio rispetto all'originale. Qui abbiamo il bilanciamento del bianco puntuale, mi si aprirà qui, in questo caso se spingo mi si aprirà, vedete, la parte del bilanciamento del bianco, e qui abbiamo altre funzioni, il ritaglia eccetera. Qui abbiamo il colore di sfondo, vedete, il bianco, rosso, io tengo il nero, e qui abbiamo un altro menu nella quale abbiamo per esempio maschere di livello veloce. Qui abbiamo la parte interessante perché abbiamo i profili di sviluppo e abbiamo la parte dell'editing. Qui abbiamo i profili. Cosa sono i profili di sviluppo? Sono come dei filtri, cioè una volta che noi abbiamo elaborato in una determinata maniera una foto, possiamo salvare il profilo in maniera tale da applicare quelle stesse modifiche ad altre foto. Per esempio qui vedete il filtro pop 1, ad esempio il profilo pop 1, e vedete che lui mi ha creato questo tipo di foto che io posso andare a esportare e posso salvare, in questo caso è già stato salvato, come pop 1. Quindi se io qui faccio delle modifiche, creo una foto che mi piace, dico salvamelo come profilo Alex e dopo la foto successiva seleziono Alex e mi applicherà le stesse modifiche. Qui tolgo, torno indietro sempre con CTRL Z, vedete che lui mi ha annullato. E qui c'è il menu per i filtri, quindi possiamo salvare i filtri, vedete, possiamo esportarli eccetera, copiarli. Sotto abbiamo il vero e proprio menu dell'editing. Vedete che ci sono questi 8 tasti e ognuno di questi permette di fare una serie di azioni. Quindi questa ad esempio è l'esposizione, se ci andate sopra col mouse, il dettaglio, il colore, l'advanced eccetera. Per esempio l'esposizione, qui ci sono le freccettine nella quale apro tutti i vari campi e vedete che marea di possibili elaborazioni noi possiamo fare con questo programma, veramente tantissime. Importante è sapere che vanno sempre abilitati i tasti, accesi i tasti relativi, perché se io ad esempio vado a modificare l'ampiezza tonale delle alte luci, così vedete che lui non mi ha cambiato niente nonostante io abbia fatto uno slide importante qui. Perché? Perché non ho acceso il tasto, non l'ho abilitato, e vedete che io abilitandolo invece vado a cambiare, vedete che varia, vado a cambiare praticamente, vado a fare le regolazioni delle alte luci e delle basse luci. Adesso vedete tolgo e vedete faccio la regolazione, posso abilitare e disabilitare queste modifiche, e così vale per ogni tasto. Quindi ad esempio vado a fare questo slide e abilito, vedete che differenza. Quindi, e poi qui con questo tasto vado a ripristinare i valori di default. E così funziona per ogni tasto, quindi per il dettaglio qui avete la nitidezza, avete il contrasto, il microcontrasto, quindi vedete che tipologia di variazioni potete fare. Questo è il tasto del colore ad esempio, quindi con tutte le possibili regolazioni, quindi bianco-nero, quindi cliccate e lui si apre il tasto con tutte le regolazioni. Ovviamente dovete sempre abilitarlo col tasto di accensione. Una volta che voi avete fatto tutte le vostre modifiche, vi invito ad andare a vedere, a provare tutti questi tasti. Qui ad esempio abbiamo i metadati, quindi vedete abbiamo i dati nel dettaglio della macchina fotografica eccetera, addirittura della data, tante informazioni interessanti.
Una volta che avete elaborato il tutto, vi ricordate il tips, la finestra che ci aveva indicato, ci aveva detto che bastava solamente chiudere il plugin, il programma Raw Therapy, per avere l'immagine importata in GIMP, e quindi noi facciamo così, andiamo a chiudere proprio il programma Raw Therapy. Vedete che ci riapre GIMP in automatico e ci dice apertura di Nikon.nef, quindi ce la sta importando da Raw Therapy in automatico. Attendiamo il caricamento ed ecco che ci apre quest'altro pop-up nel quale ci dice importa l'immagine da un profilo colore, perché ovviamente il RAW ha un profilo colore diverso, a RTV4, convertire l'immagine in GIMP Build sRGB. Facciamo converti e lui in automatico ci ridà l'immagine elaborata con Raw Therapy. E qui noi possiamo ulteriormente andare a fare le nostre modifiche che sappiamo. Una cosa importante è, vedete che lui qui ci ha mantenuto il punto .nef. In realtà questo inganna, perché questo è solo il nome del livello. In realtà noi non possiamo, come abbiamo detto e come abbiamo visto, non possiamo esportare in file con estensioni RAW, ma possiamo solamente esportare nei file che sappiamo, quindi JPEG, GIF, TIFF, eccetera. Quindi quando noi faremo un esporta, se noi manteniamo .nef, lui ci dà questo errore, vedete, messaggio GIMP, il nome file dato ha un'estensione sconosciuta, e quindi non possiamo, e quindi dovremo andare a modificare in .jpg, chiamo esporta, e avremo la nostra solita maschera nel quale andiamo a aumentare la qualità e facciamo un esporta. E così abbiamo esportato la nostra immagine, abbiamo trattato e abbiamo elaborato un file RAW e l'abbiamo reso poi un JPEG. Perché ci ha aperto Raw Therapy invece che Darktable? Perché noi abbiamo deciso così. E dove lo decidiamo? Noi andiamo in modifica, andiamo in preferenze, che come sappiamo è il pannello dove andiamo a decidere tutte le impostazioni di GIMP, e andiamo su importazione ed esportazione immagini. Vedete che qui in basso abbiamo importatore immagini RAW e abbiamo il nostro, normalmente abbiamo uno solo di queste tre righe, che non è né Darktable né Raw Therapy, ma è questo file RAW placeholder, che praticamente ci dice attenzione, non puoi aprire file RAW. In realtà vedete che avendo installato nel computer Darktable e Raw Therapy ce li troviamo qui. Noi in automatico penso che vi dia Darktable e voi potete selezionare uno dei due. Vedete, per esempio selezionavo Darktable, clicchiamo su OK e lui dice è necessario riavviare GIMP affinché i seguenti cambiamenti abbiano effetto. Importo Raw plugin. Noi ritorniamo invece su Raw Therapy, quindi lasciamo quello, ok? E ragazzi, direi che per questo video è tutto. Come vi dicevo, non è un tutorial su Raw Therapy o Darktable, anzi, se volete che approfondisca quel tipo di programma ditemelo nei commenti, che sicuramente preparerò in futuro un video. Spero di avervi fatto cosa gradita. Venitemi a trovare sul mio profilo Instagram, vero_Academy, datemi delle nuove idee per nuovi video, sia per quanto riguarda GIMP e programmi di photo editing che normalmente tratto, ma anche di, come sapete, intelligenza artificiale per andare alla caccia di siti sempre più incredibili. E noi ragazzi, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.